Perché i buoni propositi falliscono. Ogni gennaio succede la stessa cosa. Scriviamo una lista di buoni propositi lunghissima, compriamo un nuovo quaderno, apriamo 1000 app e poi a febbraio siamo già stanchi. Succede anche a voi? Non preoccupatevi, è abbastanza normale. Oggi vi mostro come imparare davvero l'italiano nel 2026 senza pressioni, senza sensi di colpa e soprattutto senza mollare a febbraio. Perché febbraio è quel mese in cui tutti abbiamo una crisi esistenziale. Gennaio di solito è il mese in cui vogliamo cominciare a fare, ci sentiamo carichi a molla. Febbraio invece è quel mese in cui tutti abbiamo una crisi esistenziale e pensiamo: va bene, dai, lunedì ricomincio, senza mai dire a quale lunedì ci riferiamo. Partiamo da qui. Perché è così difficile mantenere i buoni propositi? Beh, se ci pensate è piuttosto semplice. Solitamente ci diamo obiettivi enormi, poco realistici e pensiamo che per imparare una lingua servano anni, ore e ore di studio al giorno. Serve sì impegno, però non è così vero. Mi spiego meglio. La verità è che l'italiano si impara con costanza, non con intensità. E oggi vi mostro come creare una routine che funzioni davvero per tutto il vostro 2026. Errore numero 1. Voler fare tutto subito. 30 minuti al giorno di esercizi, poi video, poi lettura, poi grammatica. È ovvio che dopo, non dico un mese, anche già dopo 3 settimane siete esausti. La prima domanda che dovete porvi è: quanto tempo posso dedicare davvero all'italiano ogni giorno? Pensate anche ai periodi difficili, quelli in cui sapete essere solitamente più impegnati. Se la risposta è 5, massimo 10 minuti al giorno, fa benissimo. Ogni studente mi chiede: con quante ore di italiano devo cominciare alla settimana? Dovete partire dalla costanza ed è proprio da quei 5-10 minuti al giorno che riuscirete a costruire la vostra costanza nell'imparare l'italiano. Per questo adesso vi faccio una domanda. Quanto tempo avete davvero da dedicare all'italiano ogni giorno? Sapete cosa fare? Scrivetemelo nei commenti. Errore numero 2. Studiare l'italiano come facevamo a scuola. Concentrarsi sulla grammatica, fare un sacco di esercizi di ogni tipo, però con pochissimo o addirittura zero ascolto, zero esposizione reale alla lingua italiana. È ovvio che ci annoiamo e dopo un po' molliamo. Oppure si diventa dei mostri di bravura in grammatica, però poi quando c'è da parlare, da comunicare in italiano, ci si blocca. Quindi l'italiano, come tutte le altre lingue straniere, si impara vivendo la lingua. Ascolto comprensibile, una lettura semplice, piccole frasi da usare ogni giorno. Se volete più consigli realistici per il vostro italiano, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche. Errore numero 3. Usare materiali troppo difficili. Iniziare subito dal film, dalle serie TV oppure da giornali troppo complicati. Risultato? Capite poco, diventate frustrati e pensate: oh no, l'italiano non fa per me, è impossibile. No! Semplicemente serve un livello alla volta. Il trucco sarebbe seguire il principio dell'1% più difficile. Ogni contenuto leggermente sopra il vostro livello, non 10 livelli sopra. Errore numero 4. Poi c'è il mito più grande di tutti.
minuti. Cercare il metodo magico. Il corso miracoloso, l'applicazione magica, la promessa. Questa ragazzi, io non la sopporto, ve la devo dire. Diventa fluente in 30 giorni. No, ragazzi, se siete principianti, non potete diventare fluenti in 30 giorni. Rendetevi conto che una lingua si modifica costantemente, non solo per gli studenti stranieri, anche per noi madrelingua. Non si può imparare da zero una lingua in 30 giorni, punto. A meno che non siano delle frasette da imparare a memoria. Ma allora, in quel caso lì, ritorniamo al concetto che vi ho anticipato prima. Non c'è un'immersione, un contatto con la lingua vera, vivente. Voi magari riuscite a parlare, ma non a comunicare. Diciamolo, se fosse così facile saremmo tutti poliglotti nel giro di un mese, giusto? Quindi qual è la realtà? Il metodo migliore è quello che si riesce a mantenere nel tempo. Le due routine che possono funzionare davvero. Ora entriamo nel pratico. Vi propongo 2 routine semplicissime, sostenibili, reali. La regola 3 più 3 più 3. 3 minuti di ascolto. Podcast, mini video, anche il mio podcast, di cui trovate il link in descrizione. 3 minuti di lettura, notizie semplificate, brevi dialoghi, micro racconti. Vanno bene anche le storie per bambini, non importa il contesto, la tipologia. L'importante è affacciarsi alla lingua vera. 3 minuti di produzione. Anche qui non serve esagerare. Basterebbe una frase, una piccola conversazione tra sé e sé, un monologo. Ad esempio, raccontate che cosa avete appena mangiato. Sono 9 minuti. 9. E se fate questo ogni giorno, nel 2026 diventerete irriconoscibili rispetto alla data di oggi. Ricordatemi una cosa fondamentale, tutto deve essere adattato al vostro livello e servono costanza e impegno. Non sapete da che livello partire? Qui in descrizione trovate un test gratuito che vi dice qual è il vostro livello reale di italiano. In questo modo potete costruire una routine perfetta per voi. 10 minuti al giorno, ma ogni giorno una cosa diversa. Se invece vi piace avere un piano chiaro con una routine settimanale ben stabilita, provate. Lunedì ascolto, martedì lettura, mercoledì grammatica semplice, giovedì dei vocaboli utili, venerdì parlato, il weekend dedicatelo al recupero o all'italiano di piacere, cioè film, musica, cultura. Anche questo metodo è bello funzionante e stimolante perché ogni giorno usate il cervello in modo diverso, senza annoiarvi e dando comunque il tempo di assorbire i concetti e per una quantità abbastanza ragionevole, dai. 10 minuti riusciamo a trovarli, giusto? E qui arriva la parte che nessuno vuole sentirsi dire. Ragazzi, il ripasso non è opzionale. Pensatelo come a lavarsi i denti. Se non lo fate, poi si sente e si vede anche. Questi sono i miei suggerimenti. Adesso lasciate che vi dica questa cosa. Non dovete diventare perfetti. Dovete semplicemente non fermarvi. Anche 5 minuti al giorno valgono molto di più di un'ora
ogni tanto. Perché lo so? Perché lo vedo da anni. Gli studenti non mollano perché non sono capaci, mollano perché si aspettano troppo da se stessi, oppure perché si aspettano dei risultati più veloci in tempi più brevi. Ma molti miei studenti negli anni sono migliorati non perché erano dei geni, ma perché non hanno mai smesso del tutto di imparare l'italiano. Questo può essere anche il vostro 2026. Ovviamente, se avete bisogno di aiuto per rimanere costante, ci sono io. Se volete iniziare un percorso con me, potete provare una lezione privata gratuita. Trovate il link sotto in descrizione. Ora ditemi però, lo sapete che sono curiosa? Quali sono i vostri buoni propositi per l'italiano in questo 2026? L'italiano deve essere imparato bene, non in fretta. E il 2026 è un ottimo anno per cominciare. Cari ragazzi, io sono Susanna e vi do appuntamento nel prossimo video.